vanno di moda le serie art delle varie penne stilografiche, Kaweco non è da meno, anche se questa Sport è una terza, se vogliamo, generazione, perché è realizzata non con la consueta plastica ABS, ma con una resina. E allora, per esempio, la prima generazione, che è uscita nel 2003, leggo sempre dalle fonti Kaweco, è stata poi dismessa attorno al 2009, ma non c'è una data secca per questo. Le penne di questa collezione prendevano il nome dai vari stili musicali. L'edizione comprendeva 4 colori diversi, per l'appunto blues, mambo, samba e tango. C'era anche un piccolo inserto in ottone ed erano anche per quella serie disponibili i pennini in oro a 14 carati, mentre quelli che venivano montati in produzione erano in acciaio. Comunque una edizione, una produzione limitata per ogni colore, mi pare fosse 1 migliaio di pezzi per ciascun colore. Arriva poi la generazione numero 2, quella che Kaweco produce per l'appunto dal 2009, si immagina, insomma, fino al 2013-2014, e prendeva invece il nome dalle rocce e dalle gemme. In questo caso le colorazioni erano 8 e non 4, non fatemele ricordare, perché erano davvero, mi ricordo il granito, l'ametista, il lapis, ma ce n'erano anche, forse l'alabastro, ecco, però ce n'erano altre che non ricordo. Non c'era, quindi, a differenza della prima serie, il piccolo inserto in ottone sul fusto, e come sempre l'edizione era limitata e gli esemplari limitati per colore. Arriva la terza generazione nel 2018. Le penne di questa collezione avevano nomi che invece descrivevano i colori. Alcuni erano il ciano, il dark blue, il color red, il marble red metallic. Alcune ve le ho anche già presentate perché sono penne abbastanza recenti, fino ad arrivare a quest'ultima collezione. Ci dice Kaweco che per i nostalgici, per coloro che apprezzano la nostalgia, anzi, a dire la verità, la Kaweco Art Sport è proposta in 4 colori che risvegliano il desiderio di un'epoca passata. E allora le combinazioni dei toni variano dal marrone caldo, scintillante, il nero profondo, il blu screziato, fino al freddo bianco del ghiaccio. C'è questo originale mosaico terrazzo che crea un effetto vintage, insomma tutta la descrizione della brochure. Di fatto è una Kaweco Sport senza dubbio impreziosita, senza dubbio anche più bella, se vogliamo. Andiamole a vedere nello specifico. Il packaging è quello classico della Kaweco Sport, la scatolina così bella e così davvero invitante. La prima è la Hickory Brown, prima quella che vi presento adesso, e ci sono, come vi ho accennato, la Mineral White, la Pebble Blue e la Terrazzo o Terrazzo veneziano, a seconda un po' dei rivenditori come la vogliono chiamare. Senza dubbio ci si trova davanti ad una penna un po' più importante. Non so se sia leggenda il fatto che non è ABS, ma una plastica così, ma una resina un pochettino più pregiata. Di sicuro lo è la finitura, e senza dubbio, siccome l'occhio insomma vuole la sua parte, in questo caso la fa un po' da padrone, perché ci fa vedere una penna più bella. Quindi anche al tatto, forse la lucidatura, forse anche quel fermaglio che comunque le conferisce un'autorevolezza un po' diversa, sta di fatto che a me piace di più. Scrive come quelle altre, ma è più bella, dai, è più graziosa, più gradevole. Poi le colorazioni sono 4, ognuno sceglierà la propria. Misure, quindi scorrevolezza, peso, impugnabilità della penna, sono le stesse, perché sempre di una Kaweco Sport si tratta, cambia solo l'abito. Poi è vero che l'occhio potrebbe ingannare, perché la finitura comunque a livello tattile si sente che è migliore. La sezione potrebbe quasi sembrare maggiore, proprio la quantità di resina che compone il fusto, ma in realtà non è così, è perché non siamo abituati a vederla tanto colorata, e quindi insomma l'occhio inganna un po', perché di sicuro le finiture, il fermaglio
taglio ed un abito così più elegante traggono un pochettino in inganno, e quindi missione compiuta, è davvero una bella pennetta. La Mineral White, una colorazione che non mi aveva così convinto quando l'ho vista sul web, e invece avendola in mano mi è piaciuta assai. Sono subito corso a confrontarla con la Kaweco Sport Coconut, quella che così utilizzo più per la grafica, diciamo, che per scrivere, giusto per capire anche qui se c'è qualcosa di diverso nella sezione, nel peso della penna. In realtà è solo una questione davvero di finitura, una finitura che però si fa sentire al tatto ed è piacevole. I pennini li proverò e li vedrete nel corso del video, sono uno per ciascuna gradazione: extra fine, fine, medio e B il borrowed, ma si può ordinare anche il doppio B e qualche altro pennino più pretenzioso, perché possiamo mettere anche dei pennini in oro, sostituendoli insomma con un po' di accortezza. Caricamento a cartuccia, ormai lo sappiamo, vi ho detto, non c'è niente di nuovo sotto il sole. C'è poi la Pebble Blue, quella che io chiamo la penna degli interisti, perché davvero nero-blu mi sembra davvero un inno a questa squadra. Il fermaglio in questo caso, come per la Mineral White, così come per il pennino, è color argento o rodio, come volete dire. Sì, la trovo comunque elegante, forse non è la mia preferita, fra tutte forse la Hickory Brown oppure la Terrazzo. La Terrazzo non mi aveva entusiasmato neanche questa, perché forse ripresa male, fotografata con una luce un po' troppo, insomma in mano mi piace di più, e pensate che ormai è un mese abbondante che è sulla mia scrivania, insieme sì ad altre penne per carità, ma ha un pennino medio così appunto, così piacevole, che insomma continuo a rimetterci la cartuccia e ad utilizzarla. In altre parole, Kaweco continua a cavalcare questo cavallo di battaglia che è la Kaweco Sport. Dopo la Art sapete che è uscita anche la Piston Filler, io ce l'ho qua in mano, ve la presenterò nel prossimo video, ed è un'ulteriore scalata ma non alla qualità, perché la qualità c'è anche in queste penne assolutamente, ma verso una fisionomia piena di penna stilografica, vuoi un po' per il peso, vuoi un po' per questo pistone, vuoi per il cappuccio calzato che la rende praticamente bilanciata. Questa Piston Filler, che si differenzia oltretutto anche dalle varie serie AL, forse potrebbe presentare la maturità di questa penna. Dal punto di vista della scrittura, insomma, c'è poco da dire, è la Kaweco Sport. Sì, sarà resina invece che plastica ABS, che poi mi domando anche quale possa essere la differenza, nel senso che l'ABS è una tecnica di stampo, ma lasciando perdere questa cosa c'è la solita qualità Kaweco Sport, il solito bilanciamento, avere fra le mani una penna leggera, piccola, agile, sempre pronta per scrivere. Davvero in questo senso più di altre incarna la natura sportiva, quella insomma così oggi diremmo forse casual più che sport come si utilizzava a quel tempo. La tiro fuori, svito il cappuccio e voilà, scrivo senza avere il timore delle parti metalliche che possano strisciarsi, di un fusto in celluloide che ahimè prende uno striscio anche nel borsello, quello che è, di un pennino in oro che ma forse lì per lì posso anche premere troppo e danneggiare. Kaweco Sport, questa è. Poi voglio scrivere col cappuccio calzato, devo fare soltanto un'altra azione, avvitare questo cappuccio, calzarlo sul codale e avere una penna stilografica nelle dimensioni e quasi peso di tante altre. A me piace molto, ve l'ho detto, poi per gusti personali è vero che un pochettino più di peso, come mi conferisce la filler oppure quella in alluminio, forse sì, ma questa trovo che sia una giusta via di mezzo tra la Kaweco Sport, quella base,
che per fortuna costa quel che costa, è qualcosa di un pochettino più vezzoso. Non dimentichiamo che porta con sé, diciamo, a complemento anche questo fermaglio che senza dubbio, almeno parere personale, la impreziosisce. La gradazione, ma quella che preferite, quello che vi piace di più, onestamente non saprei nemmeno dirvi la mia preferita, perché partendo, per quanto poi possa interessare al pubblico, ma non sono un estimatore del tratto medio, ovvero mi piace il tratto medio ma deve essere un pennino fatto come Dio comanda. Non mi piacciono i pennini troppo arrotondati e quindi ecco perché mi tengo un po' alla larga da quello, prediligendo un extra fine o un fine. Saltando poi peraltro al B o al doppio B, che invece mi piacciono perché sono pacciocconi, così belli, rotondi, così proprio lussureggianti nella loro forma, nella traccia e nell'impronta che lasciano sul foglio. Beh, ma qui non saprei dirvi effettivamente quale, perché l'extra fine scrive molto bene. Ora, non sto parlando delle penne in mio possesso, sto parlando delle ultime Kaweco che ho provato. L'extra fine è un pennino che scrive bene, non ho trovato che gratti o che sia un po' riottoso, scrive bene. Il fine è leggermente maggiore come tratto, lo trovo anche ben calzato, anche se magari già bisogna essere accorti nella scelta dell'inchiostro per non renderlo un po' troppo abbondante. Il tratto medio è quello che forse sto utilizzando di più. Incredibile a dirsi, è un pennino che, non nascondiamoci, non è costosissimo, non è nemmeno fatto da dei nib master di altissima qualità, non me ne voglia Kaweco, ma sappiamo tutti che vengono prodotti in maniera automizzata dalla A alla Z, eppure è un bel pennino medio, credo che lo possiate vedere anche dalle immagini che scorrono. Altrettanto vale per il B, anche se il B in questo caso è quello che trovo meno centrato come gradazione, perché lo trovo un po' troppo, un B tendente a un medio. Forse mi sarei aspettato un B un pochettino più paccioso, un pochettino più largo come tratto, però mi piace lo stesso. Di fatto il medio è quello che sto utilizzando più di tutti. Vi lascio alle immagini se avete voglia ancora di guardare come scrivono queste penne e brava Kaweco, mi viene da dire, tante novità. Adesso vado a preparare la recensione della Piston Filler, quella è veramente una bella pennetta tra virgolette. Ciao a tutti amici, grazie e alla prossima.